Ciao a tutti, bentornati nella cucina di Gurumetto Asian Food. Oggi ci spingiamo fino al lontano Giappone. Andiamo infatti a cucinare una ricetta tipica di questo paese, o meglio, dello street food di questo paese, l'okonomiyaki. Cos'è l'okonomiyaki? Per chi non lo conoscesse, potremmo quasi definirlo come una specie di frittata alla giapponese, visto che gli ingredienti che lo compongono assomigliano molto. Okonomiyaki vuol dire tutto quello che vuoi grigliato, okonomiyaki. È infatti una di quelle ricette che potremmo un po' customizzare a nostro piacimento, anche se io ovviamente oggi vi darò la ricetta originale. La vera difficoltà di questo piatto di facile esecuzione è più che altro la reperibilità di alcuni suoi ingredienti che infatti qui in Italia e comunque in Europa non saranno facili da trovare a meno che non abbiate chiaramente un supermercato che vende prodotti giapponesi nelle vicinanze. Comunque andiamo a vedere i vari ingredienti e poi cominciamo. Let's go! Ed eccoci agli ingredienti dell'okonomiyaki. Come vedete sono molteplici e non sono tutti effettivamente purtroppo facili da trovare in Italia, quindi la vera sfida per questa ricetta non sarà l'esecuzione ma sarà il reperire alcuni di questi ingredienti. Vado ad elencarli. Allora, per 2 okonomiyaki di buone dimensioni per sfamare 2 persone affamate abbiamo 4 uova intere, abbiamo mezzo cucchiaino di zucchero, mezzo cucchiaino di sale fino, mezzo cucchiaino di baking powder, 120 g di farina bianca 00, 30 g circa di gari, ovvero lo zenzero sottoaceto tagliato a julienne. Poi abbiamo più o meno 350 g di cavolo verza affettato finemente, 180 g circa di dashi, ovvero il brodo ottenuto col katsuobushi, che potete utilizzare tranquillamente anche quello in polvere. E ahimè, questo è la nota dolente. Questo è il nagaimo, ovvero una radice particolare che viene utilizzata molto nella cucina giapponese ma è di difficile reperibilità qui in Italia e serve chiaramente per legare il composto, visto che una volta grattugiata all'interno diventerà bavosa e servirà per appunto legarlo, dargli una consistenza morbida dopo cottura. Questa è la parte sicuramente più difficile da trovare. Poi abbiamo 8 fettine di bacon, d'accordo, del sansho, questo è facilmente trovabile in internet per esempio ed è quello che viene chiamato il pepe giapponese, pepe verde giapponese, anche se in verità è una varietà del pepe di Sichuan. Poi abbiamo della maionese Keipi, maionese giapponese, va bene un'altra maionese, l'importante è che il dosatore sia squeeze, quindi che possa fare diciamo delle linee di maionese. Poi abbiamo dei fiocchi di tempura fritti, anche questo è un prodotto da trovare su internet perché non di facile reperibilità, della nori, quindi l'alga nori ridotta in polvere che potete ottenere tranquillamente facendo frullare dei pezzetti di alga nori, del katsuobushi, ovvero dei fiocchi di bonito, di tonnetto essiccato, ok? E poi del cipollotto affettato finemente. Per la salsa otafuku, ovvero la salsa dolce che ricoprirà il nostro okonomiyaki, avremo bisogno più o meno di 10 cucchiai di questa salsa, quindi o la comprate già pronta, cosa che magari può risultare più complicata, o ve la preparate voi molto semplicemente con 4 ingredienti molto più facili da trovare, ovvero 1,5 cucchiai di zucchero semolato, 2 cucchiai di salsa di ostriche, la troverete facilmente nei negozi supermercati asiatici oppure anche nelle grandi insegne di supermercati, 4 cucchiai di ketchup e per finire 3,5 cucchiai di salsa Worcester. Ovviamente tutti questi ingredienti potete trovarli alla fine in descrizione. Una volta sbucciato il nagaimo andremo a grattugiarlo con una piccola grattugia a formaggio direttamente dentro la farina, sale, zucchero e baking powder. Vedrete che questa radice diventa veramente come una bava. Questa sua proprietà permetterà di ottenere un okonomiyaki, un impasto di okonomiyaki che una volta finita la cottura risulterà compatto ma umido e cremoso quasi, particolarità per l'appunto di questa ricetta.
Si può effettivamente fare anche un okonomiyaki senza nagaimo, però il risultato non sarà assolutamente uguale a quello che avrete già sicuramente assaggiato in Giappone. Per finire, unite il brodo dashi freddo chiaramente al composto che avete preparato e mescolate. Ecco fatto, non serve mescolarlo perfettamente, anche se rimane qualche grumo va più che bene. Adesso il composto dovrà riposare almeno un'ora in frigorifero. Per la salsa otafuku è tutto molto facile, andremo semplicemente a mescolare i 4 ingredienti che la compongono, quindi lo zucchero, la salsa d'ostriche, il ketchup, mescoliamo già questi 3 ingredienti bene. Voilà, e per finire la salsa Worcester. Mescoliamo bene e la nostra otafuku, che andrà a insaporire la parte finale dell'okonomiyaki di questa ricetta, è pronta. Very very easy. D'accordo, una volta che l'impasto per l'okonomiyaki ha riposato almeno un'ora, potremo cominciare ad aggiungere gli altri ingredienti che lo compongono, ovvero le 4 uova, i gari, i fiocchi di tempura, più o meno 4 cucchiai, e ovviamente il cavolo verza affettato. Amalgamate bene. Ed ecco pronto il nostro okonomiyaki da cuocere. Allora, per la cottura dell'okonomiyaki abbiamo bisogno di 2 padelline di 24 cm di diametro più o meno, che serviranno per passare la cottura praticamente da una parte all'altra senza dover utilizzare 2 spatole e girarlo praticamente con il pericolo di romperlo. Allora, come si procede? Cominciamo a scaldare la nostra padellina con un filo di olio. Una volta la padella calda andremo ad aggiungere la nostra massa, ok? Quindi più o meno un bel cucchiaione, una bella mestolata, in modo da ottenere un okonomiyaki bello corposo. Più o meno questa può essere la giusta quantità. Sappiate che le quantità che vi ho dato sono più o meno per 2 okonomiyaki. Mantenete la fiamma comunque media, non troppo alta, perché ci vorrà un poco per cucinarlo e chiaramente se teniamo la fiamma troppo alta rischieremo di bruciare tutto. Una volta che il vostro okonomiyaki comincia, come vedete, a rapprendersi nella parte inferiore e rimane piuttosto di forma, quindi compatto, possiamo andare ad aggiungere la pancetta, i pezzettini piccoli, dipende dalla vostra quantità, diciamo più o meno 4 fettine, 5 volendo, cioè in modo da ricoprire più o meno uniformemente tutta la superficie, e lasciamo cuocere a fuoco medio per 5 minuti coperto.
e con movimento veloce andiamo a girare il nostro okonomiyaki. Adesso sarà molto più facile capire quando la parte sottostante sarà cucinata, perché con il bacon che griglia sentiremo un buonissimo profumo. Può riuscire. Fuoco sempre medio. Dopo circa altri 5 minuti, come vedete, il vostro okonomiyaki avrà preso forma, sarà solido, ok? Ma rimarrà comunque, grazie al nagaimo, abbastanza cremoso all'interno. A questo punto dobbiamo girarlo, è molto più facile adesso, come vedete, e la cottura è terminata. Andiamo a impiattarlo. Ecco qua. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo condire il nostro okonomiyaki. La cottura è ultimata e andiamo a metterci i vari ingredienti. Cominciamo chiaramente con la salsa otafuku. Andateci pesante, perché quello che caratterizza veramente il gusto dell'okonomiyaki è veramente la salsa otafuku. Con l'utilizzo di un pennello potremo spalmarla in dosi massicce in tutta la superficie del nostro piatto. Come vedete ci sono andato abbastanza pesante, perché vi ripeto, è questo che caratterizza il gusto di questo piatto. Se infatti andate a assaggiare un pezzettino di okonomiyaki senza questa salsa sopra, lo troverete piuttosto, a mio avviso, scialbo. Ok, una volta messa la otafuku, andiamo con il secondo ingrediente, la kepi, la maionese giapponese. Prima vi ho detto che è meglio avere una confezione con lo squeeze, esattamente per fare questo. Come fanno i giapponesi. Una decorazione veloce, molto semplice, però se non avete lo squeeze non potete farla. Andiamo poi di sansho, quindi il pepe giapponese, non esagerate perché comunque è un po' piccante, almeno che non vi piace piccante. Aonori, quindi l'alga in polvere, questa potete andare un po' più pesante anche se comunque non serve esagerare. Il katsuobushi, che è talmente fino che col calore dell'okonomiyaki sembrerà muoversi e prendere vita. E per finire, anche se per dire il vero nella versione okonomiyaki di Osaka, l'originale, non ci sarebbe, un po' di cipollotto tritato finemente, perché a me piace molto metterlo. Ed ecco qua, il vostro okonomiyaki è pronto a essere degustato. Itadakimasu! Ed ecco finita anche la ricetta dell'okonomiyaki, che come avete visto non è assolutamente difficile da realizzare, a patto chiaramente che si siano trovati tutti gli ingredienti principali. È una ricetta piuttosto veloce, perché se togliamo il tempo di riposo della pasta, più o meno una ventina di minuti riusciamo a realizzarla. Spero che vi sia piaciuta, spero che vi sia riuscita bene, spero che chi l'ha mangiata con voi sia rimasto soddisfatto e spero quindi che continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food. Alla prossima ricetta, ciao a tutti e grazie!